Salve a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Nuovo video con un focus su Denzel Dumfries, uno dei pochissimi calciatori che numeri alla mano stanno rendendo meno rispetto alla scorsa stagione. Naturalmente non è un video per criticare l'olandese, ma per lo più per andare ad analizzare i motivi che stanno rendendo Dumfries meno pericoloso rispetto alla stagione 2024-2025. Andremo poi a vedere delle possibili situazioni per l'Inter del futuro e poi qualcosa un tantino più immediato, ovvero quando rientrano i nazionali poi in vista del derby che ci sarà la prossima settimana. Prima di iniziare, naturalmente, come al solito, vi ricordo un bel like se vi piace il contenuto del video, iscrizione al canale. Come dico sempre, sono operazioni molto semplici che però danno un grandissimo supporto. Iniziamo innanzitutto dai numeri ai quali mi riferisco di un Dumfries meno pericoloso in zona offensiva. Ecco, qui sono i dati per 90 minuti, quindi è la media a partita. Lo scorso anno aveva 0,32 gol ogni 90 minuti, quest'anno 0,13. I tiri totali sono diminuiti da 1,66 a 1,13 e anche i tiri in porta sono di conseguenza diminuiti, per un Dumfries che quindi ha una pericolosità inferiore rispetto alla scorsa stagione. Ma ecco, arriviamo al punto: cosa però porta Dumfries a non essere pericoloso come lo scorso anno? Iniziamo innanzitutto da quella che è la heatmap di Denzel Dumfries. Questo è il movimento che faceva lo scorso anno. Se guardiamo la heatmap di quest'anno, è un Dumfries che agisce in maniera più avanzata. Ecco, andiamo anche a recuperare delle posizioni medie e poi andiamo al dunque, al perché dal mio punto di vista, poi aspetto anche la vostra nei commenti, perché Dumfries riesce a rendere meno rispetto allo scorso anno. Queste sono le posizioni medie della sfida tra Atalanta e Inter, quella che l'Inter andò a vincere 2-0 a Bergamo. Vedete, Dumfries, praticamente il baricentro della squadra è alquanto basso, la posizione media di Dumfries è sulla linea di metà campo, in realtà anche leggermente all'interno della propria metà campo. Altra partita dove l'Inter stravinse il 6-0 all'Olimpico, e anche qui vediamo un Inter in blocco medio, quindi pochi giocatori per posizioni medie oltre la metà campo, Dumfries esattamente sulla linea del centrocampo. E qui invece c'è Inter-Juventus dello scorso anno, il famoso 4-4. Vediamo anche qui l'Inter con un baricentro leggermente più alto, però Dumfries parte comunque, torna alla linea di metà campo. Da notare anche la vicinanza di Pavard e Barella. Arriviamo al primo punto, invece andiamo a vedere delle due posizioni medie di quest'anno. Questa è quella relativa a Juventus-Inter e Dumfries era molto più avanzato e con baricentro della squadra altissimo rispetto allo scorso anno. E invece questa è Inter-Lazio, l'ultima partita giocata. Vediamo, anche qui troviamo delle posizioni medie molto più avanzate, tanti giocatori oltre la metà campo. Cosa comporta questa situazione? Almeno, ribadisco, dal mio punto di vista, che Dumfries, sappiamo qual è la sua qualità, non è il dribbling, non è un calciatore molto tecnico, ma è un calciatore che punta più sul fisico, quindi sia sullo strapotere fisico, sia sullo scatto, sulla velocità. Se l'Inter è schierata in questo modo, su per giù, per posizioni medie, ci sarà tanto spazio da attaccare per Dumfries, quindi Dumfries potrà sfruttare la sua velocità e quindi, ecco, arrivare in progressione praticamente dalle parti dell'area avversaria. Per di più, se la squadra difende con un blocco più basso, è probabile che gli avversari, ecco qui abbiamo messo soltanto la linea difensiva, giusto per spiegare, ecco, cosa intendo. Gli avversari è probabile che vengano a prendere i nostri un po' più alti, perché poi si creano sempre quelle situazioni dell'uomo contro uomo, e quindi ci sarà questa zona di campo da sfruttare, quindi alle spalle della difesa avversaria, quello che per intenderci è successo nella doppia sfida in semifinale contro il Barcellona. Quest'anno invece con un Dumfries molto più alto cosa succede? Che praticamente linea difensiva avversaria che magari si trova più bassa perché l'Inter per posizioni medie è molto più avanzata. Magari lo troviamo in questa situazione e quindi partendo più avanti non ha spazio per sviluppare la sua velocità,
si trova praticamente a tu per tu con l'avversario, ma come dicevamo prima, l'1 contro 1 non è un suo punto di forza e quindi finisce per essere meno pericoloso rispetto alla stagione 24-25. Qualcuno potrà obiettare, anche Di Marco si trova in posizione molto avanzata, però Di Marco sta rendendo decisamente di più. E qui arriviamo poi all'altro punto. Prima, come abbiamo detto, da notare le posizioni che c'erano, ecco questa qua, Inter-Juventus dello scorso anno, il 28, il 23 e il 2, ovvero Pavard, Barella e Dumfries. Vanno a creare quel triangolo, cosa che quest'anno non si crea sulla destra. L'Inter sfrutta molto più la corsia sinistra. Ecco, se vediamo qui, il terzo di destra è sempre molto lontano da Dumfries, qui è contro la Lazio, qui invece lo troviamo contro la Juventus. Vediamo, non si va a creare la stessa situazione. E quindi in questo modo cosa succede? Che qui c'è un Bastoni che avanza e quindi si va a creare questo triangolo che quindi permette la superiorità numerica, anche se Di Marco si trova a ridosso dell'area difensiva avversario, ma l'Inter riesce a creare la superiorità su quella corsia esterna e quindi magari riesce comunque a liberare Di Marco, magari ecco con un passaggio, un 1-2, un movimento, Di Marco che poi si trova in questa posizione di campo per andare a crossare magari, o qualche volta si è anche accentrato per provare il tiro. Insomma, viene liberato l'uomo. Da quest'altro lato l'Inter sta sfruttando poco la fascia destra. Per di più, cosa fa? Magari sposta il gioco a destra, crea densità, ma poi l'obiettivo è comunque andare dalla zona sinistra del campo per arrivare al cross. E quindi cosa succede? Che qui Dumfries spesso si trova solo perché Akanji non accompagna tanto l'azione. Cosa succede? Che Dumfries qui, quando va a puntare l'avversario, non ha il supporto, per esempio, di Akanji, come da quest'altro lato arriva da Bastoni, e quindi non c'è la superiorità numerica, alla fine si finisce per magari tornare indietro e provare invece ad attaccare dall'altro lato. Ecco, secondo me questo è il motivo che poi porta Denzel Dumfries ad essere meno pericoloso, meno incisivo rispetto allo scorso anno. È un errore? Assolutamente no, perché poi vediamo che i risultati non stanno mancando. Magari è semplicemente un Inter che in questo modo sfrutta maggiormente la fascia sinistra, a destra si rimane un po' più guardinghi, quindi con un Akanji leggermente più bloccato rispetto a Bastoni, e semplicemente avremo un Dumfries che incide meno in zona gol, ovviamente per gol o per gli assist. Arriviamo invece all'altro punto di cui parlavamo, un po' ecco, il futuro dell'Inter. Movimenti che ci saranno ovviamente in difesa, perché sappiamo tra gennaio o giugno, come abbiamo detto in altre occasioni, ci sarà qualche movimento. Ovviamente ci sono tanti nomi che si stanno facendo ultimamente. L'ultimo porta Nathan Ake del Manchester City, addirittura per gennaio, perché Ake ha giocato pochissimo quest'anno, solo 5 presenze, però insomma sono nomi che sono da prendere con le pinze in questo momento. La situazione invece un tantino più concreta riguarda il centrocampo, dove in bilico ci sono sempre i soliti Frattesi in primis e anche Zielinski per il prossimo anno, ma dove ci potrebbe essere invece la recompra di Aleksandar Stankovic. Ricordiamo, nell'estate del 2026 la recompra è fissata a 23 milioni, diventeranno 25 nel 2027. È probabile però che l'Inter possa anticipare con l'arrivo proprio nel 2026, quindi con 23 milioni, riportare a casa Aleksandar Stankovic, che sta facendo molto bene al Bruges. Questa è la mappa termica, la heat map stagionale nel campionato belga. Vediamo calciatore che viene schierato nei due di centrocampo in un 4-2-3-1, però come vediamo molto dinamico. Andiamo a recuperare anche qualche numero di Aleksandar Stankovic, sono relativi alle partite di campionato, quindi naturalmente vanno contestualizzati. Il campionato belga non ha la stessa difficoltà di quello italiano e su questo non ci piove, però comunque notiamo dei numeri positivi: 62,8 tocchi a partita, 88% di precisione, 95% di precisione nella propria metà campo, meglio non nella nostra. E per fare un esempio, tocchi a partita a Barella ne sono circa 70, quindi comunque è un buon numero quello di Aleksandar Stankovic. Numeri per quanto riguarda l'aspetto difensivo: palle recuperate a partita 4, Barella ne ha poco più di 5, ecco 5,3 se non vado errato, quindi
Insomma, anche qui troviamo dei numeri positivi anche in fase di interdizione, contrasti a partita 1,2, andiamo anche a vedere delle percentuali. Il totale dei contrasti vinti 4,2, il 58%, numero molto positivo. Anche duelli aerei vinti il 71%, duelli a terra vinti 51%, quindi insomma un calciatore che riesce a dare anche equilibrio a centrocampo stando a queste statistiche, quindi potrebbe essere un buon innesto. È vero, è stato ceduto e poi sarebbe da ricomprare, quindi insomma poi situazione diversa per quanto riguarda l'aspetto economico, però dal punto di vista tecnico potrebbe essere un buon rientro. Dicevamo, poi ci sono stati tanti nomi in questo periodo, è stato un po' smentito quello di Giovane del Verona, anche perché l'Inter in questo momento è al completo in attacco, e lo dicevamo anche la settimana scorsa, è improbabile che l'Inter faccia investimenti importanti per il reparto offensivo. È stato accostato dall'Inter il nome di Suzuki, portiere del Parma, ma anche qui sinceramente mi sembra più un nome, ecco, quasi per dare delle notizie nelle settimane di pausa, anche perché è un portiere che dovrà essere operato e quindi sarà fuori per diversi mesi, si parla addirittura di 3-4 mesi forse, per quanto riguarda, ecco, i tempi di recupero per Suzuki. E tra l'altro non credo che in questo momento l'Inter abbia il focus sul portiere, seppur poi, ecco, la prossima estate andranno fatte delle valutazioni tra Sommer, Martinez, eccetera. Arriviamo invece al punto quando rientrano i nazionali, perché c'è un Lautaro Martinez che, a differenza dei calciatori dell'Atletico Madrid, ha fatto l'intero ciclo di vaccinazioni che era necessario per andare a giocare l'amichevole contro l'Angola, quindi Lautaro Martinez non si è risparmiato e avendo completato quindi il ciclo di vaccinazioni andrà in nazionale, a differenza invece degli argentini dell'Atletico Madrid. Ricordiamo poi dopo il derby c'è proprio Atletico-Inter. Lautaro che però domenica sarà già in Italia e quindi martedì sarà tra coloro che saranno presenti alla Pinetina insieme a Barella, Bastoni, Di Marco, Esposito e Frattesi, ovvero i nazionali italiani. Mercoledì toccherà invece a Sucic, Dumfries e Zielinski, giovedì Akanji e Çalhanoğlu che saranno gli ultimi a rientrare. Insomma, cosa importante naturalmente è che speriamo torneranno tutti in buone condizioni, visto che molto spesso poi le pause nazionali purtroppo portano anche delle indisponibilità. Ecco, speriamo che non sia il nostro caso. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra nei commenti, sia sulla situazione di un Dumfries meno incisivo rispetto allo scorso anno, se siete d'accordo col mio punto di vista, se invece avete letto la situazione in maniera differente, così come, ecco, mi piacerebbe sapere la vostra anche sull'eventuale ritorno di Aleksandar Stankovic, fermo restando che è una recompra altissima. Insomma, come al solito, sfruttiamo la sezione commenti per confrontarci ed io vi lascio con un gran bel Forza Inter!